vedo l'ora di vedermi un bel film. Devo solo usare questi 4 telecomandi: accendere lo stereo, il lettore, il proiettore ed il telo. Che agonia. Certo che se si potessero eliminare tutti. Beh, potremmo iniziare da quello del telo motorizzato. Come prima cosa smontiamo il telo. Lo apriamo dalla parte dove entra il filo. Qui ci saranno quasi sicuramente i collegamenti elettrici. Ogni telo ovviamente sarà diverso. La cosa importante è verificare come sono fatti i cablaggi. Qui abbiamo 3 fili che arrivano dal suo controller e altri 2 fili che sono sicuramente quelli per i sensori di fine corsa, ma non ci interessano. Concentriamoci sui 3 fili che arrivano dal controller e segniamoci i colori. Abbiamo il marrone, il blu ed il nero. Il produttore di questo telo, in modo abbastanza bizzarro direi, ha collegato il marrone al nero, il blu al giallo ed il nero al blu. Ora che abbiamo capito i cablaggi dentro al telo come sono fatti, possiamo concentrarci sul controller ed il telecomando. Qui a sinistra abbiamo i 2 fili di alimentazione, blu e marrone, quelli della 220 normalissimi che arrivano dalla presa. A destra i 3 fili che abbiamo appena visto nel telo. Sul blu è indicato COM di comune. C'è una U di up sul marrone e una D di down sul nero. Abbiamo ora tutte le informazioni che ci servono per collegare Shelly al posto di questo controller. Possiamo quindi riprendere il nostro Shelly. Ci sarà un modello 2.5 che può controllare 2 carichi ed è pensato per controllare una tapparella motorizzata. Un telo motorizzato funziona solitamente allo stesso modo. Assieme a Shelly c'è il suo schema di collegamento elettrico, che per una tapparella è molto semplice. La fase viene interrotta e il motore viene alimentato in 2 direzioni. È come se ci fossero 2 lampadine, una che si accende quando la tapparella va su e una che si accende quando la tapparella va giù. Possiamo iniziare a tagliare i cavi o scollegarli e prendere un normalissimo cavo per la corrente che abbia una spina. Io non ho riutilizzato quello originale del telo in quanto era troppo corto. Spelliamo i fili e iniziamo a collegarli. In questo caso la messa a terra non ci serve. Prima di tutto colleghiamo il neutro, che da standard è il filo blu, insieme al filo giallo del telo, che è il neutro del telo. Dobbiamo inoltre alimentare Shelly, quindi li colleghiamo entrambi sul morsetto marcato con la N di neutro. Il colore standard invece per la fase è il marrone. Dobbiamo alimentare entrambi i morsetti marcati con la L di line e anche questo alimenterà sia Shelly che il telo. Li dobbiamo collegare tutti e 2 in quanto sono 2 output indipendenti, dobbiamo alimentarli entrambi. Il cavo nero del telo lo fa salire, lo colleghiamo al morsetto numero 1. Il cavo blu invece del telo fa scendere il telo, appunto. Nello schema di Shelly questa direzione è indicata con il morsetto numero 2, lo colleghiamo lì. Se per caso li invertite non è un problema, in quanto con l'app di Shelly si possono facilmente invertire. E volendo su Shelly 2 è possibile collegare anche 2 pulsanti su switch 1 e switch 2 per utilizzarli come input per far scendere il telo o farlo salire. Possiamo inserire Shelly all'interno del telo e richiuderlo. Verificate che non ci siano fili esposti in quanto potrebbero fare contatto con la struttura di ferro del telo. Lo rimontiamo, lo colleghiamo a una presa di corrente e possiamo ora iniziare la configurazione con la sua app. Dal menu in alto a destra andiamo su aggiungi dispositivi. Qui vedremo la lista delle nostre reti wireless. Dobbiamo selezionare la rete a cui vogliamo che Shelly si colleghi e inserire la password di quella rete.
L'app inizierà la ricerca di dispositivi Shelly nelle vicinanze. Questi infatti creano una loro rete wireless a cui il cellulare si collegherà e la userà per annetterli alla rete corretta. Qui si vede ad esempio che ha creato una rete di nome Shelly Switch 25 e poi un ID randomico. Questa operazione può richiedere un po' di tempo e non sempre funziona al primo colpo, quindi non preoccupatevi se non lo vedete subito. Quando l'operazione va a buon fine, vediamo sopra le nostre stanze una nuova sezione con i dispositivi trovati. Selezioniamo quindi lo Shelly 2.5, gli diamo un nome e scegliamo un'icona che ci aiuti a riconoscerlo. Possiamo decidere se collegare o meno questo dispositivo al loro servizio cloud. La principale differenza sta nel poterlo controllare anche da fuori casa. Per un telefono motorizzato non penso abbia molto senso. Io comunque per fare una prova l'ho attivato. Qui vediamo lo Shelly ripetuto 2 volte quando ha 2 canali e potremo utilizzarli in modo indipendente. Andiamo ora a configurarlo come una tapparella. Andiamo su Setting e nella modalità scegliamo Roller Shutter, che è una tapparella. A questo punto nell'app vediamo un unico dispositivo con i controlli tipici di una tapparella. Torniamo ora su Settings per completare la configurazione. Va bene l'impostazione di default del power on, in quanto appena lo attacchiamo alla corrente non vogliamo che succeda niente. Dobbiamo invece modificare i tempi di default, in quanto dopo 20 secondi lui fermerebbe l'azione, ma per il mio telo servono 40 secondi per alzarsi o abbassarsi, quindi l'ho portato a 60 secondi. Se vediamo che abbiamo collegato i fili in modo errato, con reverse direction possiamo invertire l'alzata e la discesa del telo. Shelly ora configurato e possiamo finalmente goderci un bel film con un telecomando in meno.